Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici del periodo in blocco e nella seconda parte andremo a vedere cosa succede mese per mese. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. 10 di denari, 10 di spade e un cavaliere di bastoni al contrario. In qualche modo, ragazzi, non si capisce bene perché il cavaliere di bastoni è al contrario, quindi mi sembra che voi siate in una posizione dove non state neanche mettendo più di tanto entusiasmo in questa situazione o in questo lavoro, però comunque magicamente arriva questo 10 di denari, arriva un compimento, arriva un regalo, arriva un premio, arriva quello che potrebbe essere la promozione per qualcuno, la sognata pensione. C'è un aiuto che arriva. E con i 10 di spade sento proprio che cambia la vita, ragazzi. Si finisce un ciclo di stenti, mi verrebbe da dire, di sofferenza. Andiamo a vedere che altro vi danno. 5 di spade al contrario, 3 di spade al contrario, sotto il 10 di spade vorrei farvi notare abbiamo un fante di bastoni, la carta della forza e il re di coppe, quindi qui si va verso la chiarezza mentale, perché il 5 di spade al contrario è una bella carta ok, nel senso che si inizia per certi versi a vedere un po' quello che potrebbe essere la luce. Il 3 di spade al contrario mi suggerisce che c'è qualche tipo di sofferenza che piano piano state elaborando. Il punto qui è che credo molte persone debbano lavorare su un sano egoismo, perché abbiamo un fante di bastoni che parla proprio di quello, ma in questo caso è un egoismo sano, ok? Per certi versi c'è bisogno di, come vi posso dire, di moderare l'entusiasmo, ma da un lato già lo state facendo con questo cavaliere di bastoni al contrario. Ok, il punto è che secondo me dovete iniziare a dire un po' meno le vostre cose in giro, un po' meno sia i vostri dubbi a livello mentale, sia le vostre sofferenze. Qui si tratta di pensare per voi e basta, senza dare giustificazioni. Avete avuto questo premio, avete questo, firmate questo, perché il 10 di denari parla anche di contratti, di firma di contratti. Quindi avete firmato questo contratto, cercate di godervelo voi fondamentalmente. È quel passaggio che vi serviva per lasciarvi indietro tutta questa sofferenza. In effetti poi dopo terminiamo con la carta della forza e il re di coppe. Quindi si va verso quello che è l'attivazione, se vogliamo, della forza di volontà. Si va verso quello che è un'apertura del cuore, un coraggio che arriva, vi direi, per affrontare quelli che potrebbero essere le vostre emozioni più profonde, di conseguenza questa sofferenza. Ma non vi preoccupate, avete il re di coppe parla anche di una persona che potrebbe essere intorno a voi proprio per darvi una mano, per darvi un aiuto, ok? Arriva comunque questo 10 di denari, ragazzi. Ripeto, può essere la firma di un contratto, può essere una promozione, un pensionamento, un premio. È un regalo comunque inaspettato, è un aiuto di qualcuno in modo inaspettato. Andiamo a vedere mese per mese. Io vi ricordo che le letture sono collettive, quindi non risuonerà tutto. Queste sono troppe. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo.
Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare, e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi oroscopi, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora si parte da una regina di denari, da un 2 di pentacoli, abbiamo la carta del matto, 5 di pentacoli, il fante di coppe, la carta del mago e di nuovo la carta della forza. Allora, innanzitutto vedo tanti denari, quindi è una cosa positiva. A luglio abbiamo questa regina di denari, qui si parte da una posizione di forza, di potenza, di potere, proprio da un punto di vista pratico, economico, e potrebbe essere proprio questo 10 di denari, ok? Quello che si vedo ad agosto è che qui qualcuno sta un attimino valutando da che parte andare. Qui si può trattare o di mettere in piedi due cose, di lavorare su due cose contemporaneamente, oppure si tratta di valutare come investire questo premio, questo regalo che è arrivato, come muoversi, in che direzione andare fondamentalmente. Andiamo poi a vederlo con i mini tarocchi. La carta del matto a settembre parla di nuovi inizi, è una carta numero 0, vi ricordo che qui avete 2 10, quindi si parla di chiusura cicli e inizio cicli, e qui vediamo l'inizio di questo ciclo. Il matto parla di nuove avventure, parla di fiducia, è una bellissima carta perché è una carta che ha pulizia di sentimenti, di emozioni. Seguiamo poi con un 5 di denari, e qui potrebbe essere che verso ottobre qualcuno abbia una delusione, qualcuno ci resti male per un certo tipo di comportamento o di atteggiamento, ma avendo poi un fante di coppe può essere che arrivi, normalmente parla proprio di scuse, no? Oppure semplicemente una proposta che dà di nuovo l'inizio a fine anno, quindi a dicembre, ad un nuovo inizio, perché abbiamo l'alchimista. Qui è il potere di creare la vostra realtà, il potere di concretizzare il sogno che volevate con il premio che avete preso. La carta della forza, di nuovo ce l'avete anche qui, parla di prendere il coraggio a 4 mani e di iniziare, di fare questo inizio, di prendere posizione, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi, vi invito poi a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò anche qualche carta per i disoccupati, qualche carta per gli occupati e qualche carta per gli autonomi. Allora, la regina di denari è spiegata da un 8 di spade e da un 5 di bastoni. Qui probabilmente qualcuno si sta facendo qualche problema per quello che riguarda eventuali dispute, discordie, malcontenti. L'otto di coppe, scusate, l'otto di spade parla sempre di quelli che sono i sensi di colpa, il senso di inadeguatezza. Qualcuno probabilmente non si sente all'altezza di rivestire questo nuovo ruolo. Andiamo a vedere il 2 di denari, per piacere, grazie. Allora, la giustizia, asso di bastoni, 3 di coppe, la carta dell'appeso e la carta del 3 di pentacoli. Wow! Wow! Qui davvero c'è qualche cosa che, ragazzi, a agosto arriva per giustizia divina. Potrebbe essere una collaborazione, potrebbe proprio essere un qualche tipo di offerta di iniziare un progetto con qualcuno, ok? C'è un asso di bastoni che parla di nuovi inizi, 2 3 che parlano di collaborazioni, ma avete anche l'appeso che comunque vi mette un po' in allerta, nel senso che è un po' come se vi dicessero fai attenzione, perché comunque anche la carta della giustizia parla di contratti. Quindi può essere che qualcuno firmi un contratto ad agosto. Fate attenzione perché a non legarvi le mani fondamentalmente, a far sì che questo contratto non vi vincoli troppo. Andiamo a vedere la carta del matto, per piacere, grazie. Il sole al contrario è il re di spade. Qui ha a che vedere con col bambino interiore, credo, perché anche il sole parla di bambino interiore, così come il matto. Qui c'è qualche cosa, ragazzi, con questo re di spade che dovete avere ben chiaro in mente. C'è qualche cosa che dovete tenere ben presente, che dovete calcolare, ok? Fate attenzione a non essere troppo ingenui, troppo impulsivi.
Perché comunque fondamentalmente il matto è una persona che si fiducia, che si fiducia, che ha fiducia, è matta, ok? Quindi non si preoccupa. Se ci fate caso nella rappresentazione, ha i piedi su un dirupo, no? Non fa caso dove metti i piedi, va e via. E qui è un po' l'avvertimento che vi vogliono dare. Fate un piano logico, ok? Non abbiate troppa fiducia in quello che è la situazione, la vita. Controllate sempre bene perché, vi ripeto, potrebbe essere che questo contratto vi vincoli di più di quello che voi pensiate. Andiamo a vedere il 5 di denari a ottobre. Abbiamo il giudizio, un'altra carta di destino, come anche la giustizia che avevate prima. Quindi c'è una comunicazione. C'è una sorta di risveglio. Qualcuno qua prende coscienza che è successo qualche cosa, oppure viene a sapere qualche cosa, o magari sogna qualche cosa. C'è qualche cosa che viene a galla che in qualche modo creerà una delusione verso ottobre. Una delusione, oppure potrebbe essere, perché il 5 di denari fa riferimento a quello che sono le perdite economiche, ok? Occhio a non fidarvi troppo. Andiamo alla principessa di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni, un cavaliere di bastoni e un 4 di coppe. Io credo che questa persona o questa offerta che comunque vi faranno vi porterà verso quello che è un rinnovato entusiasmo. 6 di bastoni è la carta del successo, ok? È come se ci fosse stato un qualche tipo di inizio di un progetto che non è andato, non si è sviluppato, o comunque vi sono state fatte delle promesse all'inizio di questo periodo, diciamo della seconda parte del 2022, poi non si siano avverate, non abbiano mantenuto le promesse. Qui è come se si correggesse un po' il tiro, è come se vi facessero un altro tipo di proposta per cercare di accontentarvi, per cercare di farvi contenti. Ma comunque con questo 4 di coppe è come se non vi convincesse ancora del tutto. Andiamo a vedere l'alchimista, è come se voi voleste fare di testa vostra, avete un vostro progetto. 3 di spade e la stella. È un vostro sogno quello che volete realizzare, per quello che vi manca qualche cosa. Cioè, io credo che molte persone qui stiano collaborando con qualcuno e abbiano sviluppato o abbiano collaborato con qualcuno e ci sia questo progetto nell'aria, questa volontà nell'aria, no? Però la sofferenza qui è proprio il non poter concretizzare la propria realtà. Ma in realtà, ragazzi, qui si tratta veramente di puntare l'obiettivo e che qui vi sento senza entusiasmo, come vi dicevo, no? E qui, ok, abbiamo questo cavaliere di bastoni che potrebbe essere la persona che viene a farvi l'offerta, questa persona, insomma, che sembra portarvi verso quello che è il successo, ma c'è comunque sempre un 3 di spade. Quindi fate attenzione a come sviluppate le cose. L'alchimista è la carta del mago. A me fa ben sperare perché comunque parla di nuovi inizi. E datemi una carta per la forza. Asso di coppe, 10 di pentacoli e 10 di spade. 10 di pentacoli e 10 di spade, ragazzi. Fine di cicli, inizio di cicli, inizio di cicli, fine di cicli, inizio di cicli. Assolutamente sì. Cambierà qualche cosa entro la fine dell'anno. Questo, guarda, facciamo così, non lo guardiamo neanche, ok? Perché io credo che questo sia un qualche cosa che risale al passato. Credo che sia più una paura. Però guardate, abbiamo nuovi inizi, l'abbondanza economica, la fine della sofferenza, questo alchimista che porta veramente verso nuove prospettive, ok? Andiamo a vedere qualche carta per i disoccupati, qualche carta per le persone che sono dipendenti e qualche carta per gli autonomi. Bene, disoccupati, andiamo a vedere cosa riesco a dire. Eccolo, fante di coppe, vedete? Ce l'avete anche qua. Allora, fante di coppe.
9 di bastoni al contrario, 8 di spade e c'era già qui, asso di coppe ce l'avete qua alla fine, 10 di spade ce l'avete qua e 2 di bastoni. Qui ragazzi vi sento proprio demotivati, altro che cavaliere di bastoni al contrario, cioè pieni di pensieri, senza la forza per tirare su le vostre barriere, nonostante ci sia questo fante di coppe, quindi un'offerta arriverà, ok? Però su, un po' di brio, aprite un po' il cuore, non è sempre tutto nero, nel senso la sofferenza va a periodi, c'è il periodo in cui si sta male, ma poi c'è anche il periodo in cui, insomma, bisogna anche tirarsi su. C'è una sorta di indecisione con questo 2 di bastoni, come se non si riuscisse a vedere troppo in là. Qui ci sono troppi pensieri negativi che vi portano, che vi appesantiscono il campo energetico. Cercate di focalizzarvi su vibrazioni positive. Mettetevi della musica a 532 Hz o no, 528 Hz, scusate, o 432 Hz, in modo da pulire proprio il campo vibrazionale. Andiamo a vedere qualche carta per... Io comunque vi dico che l'offerta arriva e poi sta a voi coglierla. Andiamo a vedere per i dipendenti. Asso di denari, il sole al contrario, la regina di denari e un 4 di spade. Anche qui vedo il nuovo inizio, il sole al contrario c'era anche qui, c'è qualche cosa che in qualche modo non vi lascia esprimere a pieno. È un po' quello che sentivo, no? Che vi dicevo, è come se fosse iniziato qualche tipo di progetto in un certo modo, vi rendete conto che non è proprio quello che voi volevate, che vi sentite probabilmente un po' stretti, avete paura. Oh, guardate, c'era anche un 8 di bastoni. C'è qualche cosa per cui avete paura di soffrire di nuovo e che non vi lascia esprimere, però è una cosa che dura poco, nel senso che poi abbiamo un 8 di bastoni, quindi migliora la comunicazione con magari i vostri colleghi, magari con un capo, ok? Sento che qualcuno verrà autorizzato a prendersi un periodo di riposo in più rispetto alle vacanze. C'è comunque un asso di denari, arriva comunque il dono, il 10 di pentacoli era lì. Bene, andiamo a vedere per gli autonomi. Ecco, volata una carta. No, queste decisamente sono troppe, ma la forza la tengo, visto che è la terza volta che si gira ed è caduto anche un 8 di pentacoli. Quindi abbiamo un papa al contrario, un 8 di pentacoli e la forza. Io qui sento che state un po' combattendo, tra virgolette, per farvi conoscere sul mercato. Ci vuole tanta forza di volontà, tanto coraggio, tanto ordine, tanta struttura, tanto re di spade, logica, pianificazione, razionalità, calcoli, partita a scacchi, tutto quello che è l'organizzazione. Anche proprio di una campagna di marketing mi chiamano, mi dicono. Ok, andiamo a vedere un oracolo dei guerrieri di luce. Ok. Wow, guardate, avete la sacerdotessa qui, ok? Fidatevi, infatti è al contrario perché voi non vi fidate della vostra intuizione. Fidatevi della vostra intuizione, è stata guidata alle risposte che stai cercando. Avete il giudizio, carta di risveglio, carta di presa di consapevolezza, presa di coscienza. E anche la carta dell'appeso qui vi dà la possibilità di vedere sempre le cose da un altro punto di vista. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi auguro una seconda parte del 2022 prospero, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!